Ciao, bentrovati! Nel video di oggi metteremo in pratica quello che abbiamo appreso nel tutorial per la stabilizzazione. Costruiremo infatti delle penne con delle pigne, materiale friabile, altrimenti difficile da lavorare se non consolidato con qualche sistema. Ci serviranno un tornio per legno ed un qualsiasi kit di assemblaggio penne reperibile su una qualsiasi piattaforma di vendita online a proprio piacimento. Iniziamo! La prima operazione da svolgere è quella di rimuovere una ad una tutte le alette della pigna con l'ausilio di una pinza. Utilizziamo due semplici tavolette di legno e una vite per creare un jack e poter rimuovere tutte le sporgenze in eccesso dal nucleo della nostra pigna durante la lavorazione alla seganastro. Si procede risciacquando con acqua tutti i nuclei per rimuovere i residui che potrebbero disturbare nelle operazioni successive. Procediamo adesso ad eseguire correttamente le 5 fasi apprese nel video della stabilizzazione: rimozione dell'umidità, immersione nella resina da stabilizzazione, trattamento nella camera del vuoto, iniezione di resina e cottura in forno. Per chi avesse perso il video della stabilizzazione lascerò il collegamento qua sotto in descrizione.
Completata la stabilizzazione, si procede con la foratura dei nuclei, che deve essere fatta con una punta di diametro qualche decimo di millimetro più grande dei tubetti che ospiteranno il meccanismo delle penne. I tubetti li andremo a fissare all'interno dei fori appena fatti con della colla cianoacrilica. Il consiglio è quello di satinare i tubetti esternamente con della carta vetra, in modo da avere più grip con la colla. Una volta essiccata la colla e dopo aver rimosso il materiale in eccesso con una levigatrice e con una punta per rasare, si procede ad inserire i nuclei nello specifico mandrino per penne, assieme alle boccole adatte al tipo di meccanismo scelto. Sarà possibile sagomare i nuclei con la forma che più preferiamo. Io ai miei darò una forma bombata per avere la massima ergonomia in fase di utilizzo della penna. Per far risaltare la venatura è possibile applicare sui nuclei una qualsiasi finitura che preferiamo. Io applicherò una finitura cianoacrilica. Ecco qua terminata la nostra penna fatta con pigne, che presenta queste caratteristiche e fiammature. E infine, avreste mai pensato che una pigna potesse nascondere una fantasia così bella? Rispondetemi qua sotto nei commenti. E per chi fosse interessato ad approfondire sull'argomento assemblaggio penne, tra qualche giorno farò uscire un video dove spiegherò come assemblare in pochi minuti un kit penne click, esattamente come quello del video. Quindi mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale e di smarcare la campanella. Ciao, al prossimo video!